E allora partita che finisce così, Atalanta-Lecce 1-1, a deciderla sono stati i gol di Carson nel primo tempo sul rigore e poi a pareggiarla nel secondo tempo Retegui, sempre sul rigore. Due rigori molto simili, battuti entrambi centrali, con entrambi i portieri che si buttano nella stessa direzione, ma oggi parlare della partita è veramente difficile, veramente complicato. Intanto si è fatta vedere, no, la solita protesta molto signorile e anche silenziosa del nostro Lecce, che scende in campo con un'anonima maglia bianca, così come l'abbiamo definita proprio noi, con la scritta nessun valore, nessun colore, senza stemmi, senza loghi, senza sponsor, solo il simbolino del lutto qui sul petto a sinistra. Maglia, anzi divisa completamente bianca, appunto questa scritta che dice tutto senza dire nulla, perché non c'è bisogno di parole, perché quando si presenta uno schifo del genere, forse il silenzio diventa anche più assordante. Però vorrei intanto fare i complimenti e ringraziare i tifosi dell'Atalanta perché per l'omaggio e per la solidarietà dimostrata nei confronti di Graziano, della sua famiglia e ovviamente anche del Lecce, ma vorrei ringraziare anche personalmente quei tifosi che hanno commentato lo scorso video che ho fatto qui sul canale, e ringraziandoli ancora una volta per la solidarietà che hanno dimostrato in questa occasione, così come hanno sempre fatto. E come dicevo, parlare oggi della partita è veramente complicato e anzi vi anticipo subito che domani molto probabilmente non ci sarà un video, il contenuto del giorno dopo con i voti, perché ve lo dico adesso, per me sono tutti da 10. Moralmente parlando, umanamente parlando, per me sono tutti da 10 e se c'è stato qualche errore in questa partita credo sia ampiamente giustificato e giustificabile, quindi oggi ho visto un Lecce a tratti molto spento, giustamente, e a un certo punto della partita, non lo so, eravamo in 13 in campo, 12 con Graziano, perché credo abbia spinto da lassù il nostro Lecce a giocare con il cuore, e 13 perché dalla nostra parte c'era la voglia di giustizia, perché non devono esserci morti di Serie A e morti di Serie B, e credo che questo sentimento di giustizia sia sceso in campo con noi. Forse anche sospinti da, credo e spero, tutta Italia, non tanto contro l'Atalanta ma contro la Lega Serie A. Ho letto tanti commenti durante la sosta tra il primo e il secondo tempo su vari post su Instagram, e ho letto vari commenti appunto da tantissimi tifosi da tutte squadre diverse che supportavano questa lotta del nostro Lecce verso la Lega Serie A. Come detto, una lotta silenziosa ma molto assordante, e per me è un pareggio che sa di vittoria, ma qualsiasi risultato oggi avrebbe avuto questo sapore. Anche una sconfitta per me oggi sarebbe valsa come una vittoria. Però se dobbiamo parlare di calcio, tralasciando per un momento questa tragedia, un punto importantissimo, grazie anche alle sconfitte di Venezia ed Empoli, che ci permettono di allungare di questo punticino proprio su queste due, e una partita in cui c'è stato qualche errore, ma ho visto un Lecce compatto, unito, coraggioso,
senza la paura di giocare. Veramente, mi viene veramente difficile parlare in questo momento solo della partita. Però bisogna parlarne perché è giusto. Secondo me c'era anche un rigore sul finire del primo tempo per l'Atalanta che non è stato dato, con, se non sbaglio, Cossonù che anticipa Carson, se non ricordo male, o Pierotti, insomma qualcuno. E non viene dato il calcio di rigore. Secondo me vorrei rivederla qualche altra volta, sinceramente, però così di primo impatto e rivedendo anche il replay successivo credo potesse anche esserci gli estremi per il rigore per l'Atalanta. Comunque rigore che arriva nel secondo tempo al 66esimo con Quadrado che guadagna questo calcio di rigore ballando un pochino sul pallone, mandando completamente in difficoltà Carson, che prova a metterci il piede, lo colpisce sulla gamba. Quadrado ovviamente cade e sul dischetto del rigore ci va Retegui. Stesso rigore, come vi dicevo, battuto nello stesso modo come quello di Carson nel primo tempo, rigore centrale di Piattone, rasoterra con Carnesecchi e Falcone sui rispettivi rigori che si buttano verso la loro destra e facendo così passare il pallone. Con un Rebic però che al 65esimo, praticamente un minuto prima rispetto al calcio di rigore guadagnato da Quadrado, che calcia addirittura da centrocampo con una palla che sembrava ormai destinata ad uscire rimessa laterale, ma ci mette quello scatto in più, quella forza in più per raggiungere il pallone, provare a calciare e quasi sorprende Carnesecchi, e sarebbe stato un gol veramente veramente fantastico. Però poi appunto arriva il rigore calciato da Retegui sull'1-1 e dopo qualche minuto sempre Retegui su un colpo di testa va a colpire il palo. E proprio prima di questa partita avevo letto una statistica abbastanza interessante in questo senso, perché il Lecce negli ultimi cioè in questa stagione e penultimo per legni presi a favore, cioè quelli presi dalla squadra avversaria che ti salvano dal gol. Se non sbaglio eravamo a 38 pali presi, penultimi in classifica, in questa speciale classifica, quindi con il palo di oggi di Retegui saliamo a 39 legni che ci hanno salvato da un gol certo. E ragazzi, io veramente non so come esprimermi oggi, perché è complicato, sono stato male per tutta la partita, non sono riuscito a godermi neanche un secondo, non sono riuscito a godermi neanche il gol di Carson sul rigore, e non doveva giocarsi oggi questa partita. Avrei preferito giocarla anche infrasettimanale questa settimana, fra un mese, fra 2 settimane, fra 3 mesi ad agosto. Qualsiasi data sarebbe stata la più giusta, anche prendendoci una sconfitta. Avrei preferito perdere fra 2 settimane che pareggiare o vincere oggi. Oggi era una partita che non si doveva giocare, perché non si possono fare morti di Serie A e morti di Serie B. Ricordo l'anno scorso nella partita Atalanta-Fiorentina, prima della partita dove morì il dirigente della Fiorentina, Gio Barone, ed era la 29esima giornata, doveva giocarsi a marzo, e con la sua dipartita la partita fu spostata
ha data da destinarsi fino a maggio, con entrambe le squadre, sia la Fiorentina che l'Atalanta, ancora in corsa nelle rispettive coppe europee, quindi un calendario ancora più fitto, e sono riusciti comunque a spostarla di ben 2 mesi. Cosa giustissima, non voglio dire che si sia sbagliato lì, giustissimo, però se quello è il piede, no, con cui inizi a camminare, il passo con cui inizi a camminare, la misura che dai per queste tragedie devi poi mantenerla per tutti. Devi poi mantenerla per tutti. Ragazzi, io chiudo qui questo post partita che sinceramente è una delle pagine più brutte del calcio italiano degli ultimi anni, secondo me. Si può tranquillamente definire in questo senso, non tanto per la partita, ma proprio per quello che è stato fatto, per come è stata gestita questa bruttissima situazione. Io vi saluto, sempre Forza Lecce. Oggi più che mai, nel bene e nel male, sempre Forza Lecce è contro questo schifo di calcio italiano. Ciao ragazzi.